Buondì a tutti! In questo nuovo tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo completo. Sì, lo so, sotto non lo riuscite a vedere, ma in realtà sotto c'è un top a fascia che io ho deciso di chiamare completo Ibiza. Per quanto riguarda il filato, allora sono andata ad utilizzare i due filati della Mistrico, quelli che vi ho detto che avrei assolutamente lavorato in combinazione, perché uno è la mamma e l'altro il figlio. Questo è più doppio, questo è su sottile, ma sono fatti con lo stesso tipo di cotone riciclato. Allora, per quanto riguarda il Fresh Mojito, vi ricordo che ogni gomito è da 100 grammi, mentre il gocce d'estate è da 50 grammi. Per poter realizzare questo completo, mi alzo un po' la maglia così magari vi faccio vedere già, ecco, il top sotto, ma poi ve lo faccio vedere meglio perché mi toglierò appunto la maglia, quindi potrete vederlo meglio. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 500 grammi per fare la maglia, 100 grammi per fare il top, ma partiamo. Io ho utilizzato queste due combinazioni, ossia il panna che è lo 02 e il marrone che invece è lo 05. Voglio farvi vedere altri tipi di combinazione. Io vi posso far vedere anche andare proprio tono su tono, quindi se volete andare tono su tono ma comunque cambiarlo un po', abbiamo il verde insieme a quest'altro verde del gocce d'estate, che io trovo una bellissima combinazione, anche perché sapete che quest'anno il verde va molto di moda. Oppure perché non fare tono su tono con il lilla, oppure ecco, potete fare lilla, quindi maglia lilla top lilla o maglia lilla top con il panna. Io ho deciso di non fare tono su tono ma di andare a staccare, per questo sotto ho preferito fare il top con il colore marrone. Dicevo, per i quantitativi, allora taglia M, vi dico già, taglia S io ho utilizzato 500 grammi lavorando con l'uncinetto il numero 5 del Fresh Mojito. Per una taglia M vi occorrono 600 grammi, per una taglia L ve ne occorrono 700. Mi raccomando, se volete farlo però più lungo, quindi invece di una maxi maglia volete fare proprio un copricostume, allora sia taglia S che taglia M che taglia L dovete andare ad aumentare di un gomitolo ancora in più, quindi taglia taglia S 600, taglia M incomincia a essere 700, taglia L dovete invece andare a prendere almeno 800 grammi. Per quanto riguarda invece il top, io ho utilizzato 100 grammi lavorando del gocce d'estate, lavorando con l'uncinetto del 3,5. Mi raccomando però questa volta non è tanto la taglia che siete di vestibilità, ma la taglia del vostro seno. Io ho una scarsa seconda, quindi con due gomitoli ce l'ho fatta, per una terza ne occorrono 3, per una quarta occorrono 4. Se siete una quarta abbondante io opterei anche per 5 gomitoli. Detto ciò, parliamo della lavorazione. È semplicissima questa della maglia, è un giro che va sempre ripetuto, dovreste averla vista spesso, tantissime volte in giro, ma io ci tenevo a rifarla in questo modo così semplice, proprio perché volevo una cosa più facile da fare. Quindi è un giro che va sempre ripetuto, si parte dal basso, si va verso l'alto, si poi cuciono le spalle e si vanno a fare le maniche. Adesso stopperò il video per riprenderlo subito e mostrarvi invece come sono andata a fare il top. Ed ecco qui invece il top, semplicissima, un'unica fascia che va lavorata con giri di mezze maglie alte e che dietro sono andata a chiudere con un filo. Mi era rimasto un po' del filato cowboy, quindi ho usato quello per poterlo fare passare dietro e appunto stringerlo. Io ho voluto fare la fascia molto aderente e molto stretta già di per sé, in modo tale da non dover stringere troppo con i lacci, perché più che altro non mi piace che dietro poi si facciano i segni del laccio stirato, quindi ho preferito fare comunque una lavorazione molto stretta, in modo appunto da avere dietro meno gioco possibile con i laccetti. Mi serve solo per tenere su il top. È semplicissimo, sono 3 giri che vanno sempre ripetuti, perché essendo un rettangolo noi andiamo a creare subito i fori dietro, appunto per poter tenere legata la fascia. Detto ciò, spero che anche queste creazioni vi piacciono, che desiderate realizzarla, e se così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia e il top da abbinarci ho deciso di utilizzare il filato Fresh Mojito per la maglia, e io userò questo qui, il codice 2 per la maglia, mentre per il gocce per realizzare il top utilizzeremo il filato uguale ma più sottile, ossia il gocce d'estate. Però invece di andare a prendere tono su tono, vedete, io vi ho fatto gli abbinamenti qui, diciamo questo il verde non è proprio, è un verde diverso, ma mi piace l'abbinamento. Anche qui, come potete vedere, il lilla è tonalità diverse.
invece il beige era troppo uguale, quindi non mi piaceva, ma siccome mi ero fissata che volevo fare la maglia col beige, ho deciso, scusatemi, con il panna, ho deciso di utilizzare il colore 05 per poter fare il mio top. Partiamo innanzitutto da realizzare, e quindi sposto un attimo il tutto, la nostra maglia. Allora vi dico già che sarà una maglia semplicissima, soprattutto mi tolgo gli anelli perché so che possono dare fastidio con la luce che ci riflette. Dicevo, vi dico già che per quanto riguarda la maglia la faremo semplicissima, magari molti di voi già l'hanno fatta tantissime volte, solo che proprio io voglio una cosa semplice, rapida da fare e soprattutto che mi permetta di far vedere sotto appunto il top fascia. E realizzeremo questa maglia molto larga in modo tale che poi quando andiamo a cucire sopra sulle spalle abbiamo l'effetto che cade che cade lasciando libera una spalla oppure entrambe, poi decidiamo. Allora in realtà io lavorerò con l'uncinetto del numero 5. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 2. Io ho montato, nella mia maglia andrò a montare 128 catenelle. Vi ricordo che sto lavorando con un uncinetto numero 5. 128 catenelle lavorato il primo giro mi viene circa 87 centimetri, quindi mi raccomando taglia M, voi che la dovete fare più larga, non potete andare a mettere solo 2 o 4 catenelle in più. Io vi consiglio di andare a mettere 12 catenelle, non di più, perché comunque col 5 12 catenelle sono comunque tante, però comunque andate da un 12 a un massimo di 16 catenelle. Taglia L invece io direi voi dovete andare a fare tra i 18 e le 22 catenelle. Diciamo che comunque la maglia rispetto alla circonferenza che avete, che sia dei fianchi o del seno, dovete farla almeno un 5 centimetri più larga. Quindi se di circonferenza, io sono di circonferenza 82, quindi sono andata a mettere 80 in modo da arrivare a circa 87 centimetri. Quindi mi raccomando, se di circonferenza più grande siete, non lo so, un 92, mettete tante catenelle da arrivare almeno a 95-96 di circonferenza. Detto ciò, quindi andiamo a fare il nostro primo giro, che è il giro che poi andremo sempre a ripetere. Io qui vi faccio vedere un piccolo campione e andiamo a fare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella di base, entro una successiva e vado a fare una maglia alta e continuo così per tutto il giro. Catenella, salto una catenella di base, vado a fare la mia maglia alta, catenella, salto una catenella di base, vado a fare la mia maglia alta, catenella, salto una catenella di base, vado a fare la mia maglia alta, catenella, scusate tiro il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Come vi ho detto è semplicissimo e questo giro poi lo andremo sempre a ripetere, quindi catenella, maglia alta, saltando una catenella di base, catenella, saltiamo una catenella di base, andiamo a fare una maglia alta. Benissimo, chiudiamo il giro andando a fare catenella, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. E adesso si ricomincia di nuovo con il primo giro, quindi 3 catenelle, oppure fate la maglia bassa come vi trovate. Alcune di voi so che invece preferiscono fare la maglia bassa e 2 catenelle, potete fare come preferite, comunque catenella di separazione e poi andiamo a fare maglia alta sopra maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra maglia alta. Come vedete la lavorazione viene bella larga ed è questo che faremo per tutto il giro. Voglio farvi vedere appunto come sta venendo la mia maglia, perché io l'ho iniziata già a lavorare, eccola qui. Quindi ripeto, queste sono 128 catenelle e io la sto lavorando, semplicissima. Arriviamo agli scalfi, naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e come continuare la nostra lavorazione.
Allora, io ho ripetuto il giro per un totale di 31 volte e come altezza della maglia per me va più che bene. A questo punto quindi posso mettere i marcatori e poter andare a fare la parte dietro e la parte avanti. Per mettere i marcatori naturalmente mi sono andata a contare le mie maglie alte e io ne ho 64, quindi ne ho messe 32 dietro, 32 avanti, andando a mettere il marcatore nella catenella di separazione dove ho l'ultima maglia alta avanti e la prima dietro. E stessa cosa qui, prima maglia alta avanti e quella dietro. Quindi mi raccomando, se avete un numero dispari, quella dispari va sempre avanti, tipo se invece di 64 ne avevate 65, 32 dietro, 33 avanti, quindi dividete a metà, se ce n'è un in più, quella in più va sempre messa sul davanti. E adesso andremo a lavorare normalmente sempre il nostro giro, quindi non cambia assolutamente nulla, perché iniziamo sempre con le nostre o la maglia bassa, le 2 catenelle, o andate a fare direttamente le 3 catenelle, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Quindi il giro che andremo a fare è sempre lo stesso, non cambia assolutamente nulla, e andiamo a lavorare così, quindi sempre lo stesso giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Naturalmente io qui mi fermerò con la maglia alta sopra la maglia alta e poi si ricomincia normalmente, quindi non ve lo faccio vedere proprio perché è semplicissimo. Andiamo sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, si arriva qui, si rigira e si ricomincia di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta separata da una catenella. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro prima di andare a fare poi la parte dietro, e poi andremo a cucire le spalle, che non cuciremo molto perché, come vi ho detto fin dall'inizio, voglio uno scollo bello largo, e poi andremo a vedere come fare le maniche. Allora, ho ripetuto il mio giro per 10 volte e ho raggiunto un'altezza di circa 17 centimetri, quindi più che perfetta, e poi sono andata a fare la stessa cosa dietro e sono andata a cucire 2 pezzi. Ho cucito per le prime 5 maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte, entrando sempre con l'ago nel filo, vedete, quindi abbiamo 2 e 2 nel filo più esterno, in modo tale da cucire tranquillamente, mentre sotto viene così, qui viene in questa maniera. Adesso, lavorando sempre con l'uncinetto del numero 5, andiamo a fare le nostre maniche. Lavoreremo sempre lo stesso punto, quindi vi faccio vedere come andare a fare il primo giro. Io mi aggancio qui dove avevo messo il marcatore nella catenella di separazione e vado sempre a fare le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente qui dove ho la mia il mio forellino che mi unisce le 2 maglie alte, catenella di separazione, di nuovo vado direttamente nel forellino, catenella di separazione, vado nel forellino, catenella di separazione e vado nel forellino, e continuo così quindi per tutta la mia apertura. La manica verrà bella larga, sapete che voglio che questo pull sia bello largo, quindi continuo a lavorare in questa maniera e vi farò vedere poi quindi come terminare il giro e come andare a rifare poi il primo. Però naturalmente poi si lavora come abbiamo fatto prima. L'unica cosa, qui dove abbiamo la cucitura, vado dove appunto ho la cucitura e vado a fare la mia, scusate, maglia alta e poi ricomincio, catenella di separazione e vado nel forellino. Quindi davvero semplicissimo, molto molto semplice. Se per caso avete bisogno di allargarla un pochettino, magari qui fate maglia alta, quindi dove c'è la cucitura, catenella, rientrate maglia alta e poi andate a lavorare normalmente. Questo se vedete che lo scalfo si stringe, ma non dovrebbe, perché stiamo mantenendo appunto, anzi la larghezza appunto dello scalfo, andando a lavorare in questa maniera. Voglio solo farvi vedere come vado a chiudere il giro e poi ricominciamo a lavorare come abbiamo lavorato per il corpo della maglia. Quindi sto per arrivare, non so ancora se farò manica lunga o manica a 3/4, deciderò in corso d'opera. Comunque
eccomi qui, ho fatto verso l'ultima maglia alta, catenella di separazione, quindi entro nella terza catenella e vado a fare la mia maglia bassissima. Quindi lavorerò sempre come abbiamo fatto per il corpo della maglia, naturalmente alla fine vi dirò se ho fatto manica lunga, manica a 3/4, quindi quante volte ho ripetuto il giro. Allora, ho terminato anche la manica e ho fatto un totale di 31 giri, quindi adesso andrò a fare anche la seconda manica. Dubito fortemente che farò qualche bordino, sapete che non amo tanti bordini, quindi ripeto, per fare la mia manica io ho ripetuto il giro per 31 volte. Ho terminato di fare anche la seconda manica, quindi la mia maglia è pronta. Adesso possiamo andare a fare il top. In realtà il top io già l'ho fatto, ma vi farò vedere su un campione come andare a realizzarlo. Questa è la parte dietro dove vedete, scusate, è al contrario, ups, è la parte dietro dove sono andata a mettere il mio laccetto. Alla fine è soltanto un lungo rettangolo che andremo a fare con maglie basse, mezze maglie alte. Vi dirò naturalmente tutto, i punti che ho messo e come andare a fare i giri in modo appunto da avere poi già i fori per poter far passare il filo. L'unica cosa che vi dico, se con il top io ho usato il gocce d'estate, per fare questo laccetto invece di utilizzare il gocce d'estate mi era rimasto un po' del filato cowboy con cui ho fatto qualche settimana fa lo smanicato, e quindi ho deciso di utilizzarlo appunto come laccio per il mio top fascia da mettere sotto. Vedete, semplicissima, proprio volevo una cosa molto molto easy. Per realizzare invece il nostro top, quindi la nostra fascia, vi dico già che io ho lavorato con uncinetto del 3,5 e che ho montato 107 catenelle. 107 catenelle mi permettono di avere una circonferenza di circa 66 centimetri. Io di seno ho 68 centimetri, quindi molto piccolo, e ho fatto in modo tale da avere la circonferenza più piccola proprio perché dietro io andrò a stringere con i laccetti. Però potevo fare anche più corta, quindi fare i laccetti più larghi, ma non mi piace quando si vede troppa pelle sotto i laccetti, mi piace invece quando è bella stretta, quindi ho preferito fare pochi centimetri rispetto al mio seno. Quindi io ho un seno 68 centimetri, sono arrivata ad arrivare circa a 65 centimetri lavorando con l'uncinetto del 3,5. Quindi ripeto, per il gocce d'estate ho lavorato l'uncinetto 3,5, ho montato circa 107 ho lavorato 107 catenelle. Vi dico già che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 giri, e io i 3 giri li ho ripetuti 1 2 3 4 5 6 7 8 volte ho ripetuto i nostri 3 giri. Adesso vi farò vedere naturalmente come andiamo a farli, però su un piccolo campione. Per quanto riguarda il multiplo, in realtà il multiplo non c'è, potete mettere quante catenelle volete, basta che poi quando andremo a fare il secondo giro voi vi trovate come vi dirò io, nel senso non c'è bisogno di un multiplo, quindi potete fare o un numero pari o un numero dispari, assolutamente non è un problema. Ricordatevi solo di arrivare a qualche centimetro in meno rispetto alla vostra circonferenza seno. Detto ciò, quindi come vi ho detto, io lavorerò con il gocce d'estate. Qui ho fatto un piccolo campione, ho staccato e ripreso la registrazione perché mi sono accorta che col marrone non avreste visto bene, quindi vado a lavorare sempre il gocce d'estate che mi è avanzato dal progetto precedente e vado a lavorare il campione con il verde, così lo potete vedere benissimo. Allora possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare una catenella, saltare la prima catenella di base e andare nella seconda, andare a fare una mezza maglia alta. Quindi prendo il filo, prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto e continuo così per tutto il giro. Vado nella catenella successiva e vado a fare una mezza maglia alta, catenella successiva, mezza maglia alta, catenella successiva, mezza maglia alta, e vado avanti così, quindi per tutto il mio primo giro. Quindi semplicissima, mezza maglia alta in ogni catenella,
e continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Sa che questo vi dà un po' fastidio, quindi lo levo così si vede meglio, è così. Quindi vado a fare l'ultima catenella, vado a fare la mia mezza maglia alta. Terminato il primo giro, mi giro e vado a fare il secondo giro. Questa volta, come prima mezza maglia alta, o vado a fare 2 catenelle o fate come me, prendete il filo e entrate dentro e andiamo a fare la mezza maglia alta. Prendiamo il filo e adesso guardate bene, non entro nei 2 fili qui in alto, ecco, mi avvicino, non entro nei 2 fili qui in alto, ma entro in questo filo più in basso e in quello più alto, saltando quindi quest'altro filo che vedete qua dietro. Quindi solitamente noi prendiamo i 2 fili in alto quando entriamo con l'uncinetto, questa volta invece prendiamo questo in basso e quello più in alto, lasciando quello dietro libero. Questo ci permetterà di avere questa lavorazione che sembra in rilievo, ma aiuta soprattutto ad avere la lavorazione ancora più compatta. Quindi vado a fare la mia mezza maglia alta e ne ho fatte 2, catenella di separazione, salto una mezza maglia alta e vado a fare di nuovo la mia mezza maglia alta, entrando sempre in quella dietro e nella prima in alto, e vado a fare la mia mezza maglia alta. Devo fare così quindi per tutto il mio giro. Vado a fare mezze maglie alte entrando nel filo sotto, in quello più in alto e lasciando libero quello dietro. E devo fare questo per tutto il giro fino ad arrivare a che mi mancano, per concludere il giro, 3 mezze maglie alte, e infatti ne ho 1 2 3. Quindi faccio una catenella, salto la terzultima, vado nella penultima e vado a fare sempre la mia maglia alta e rilievo. Scusate che non riesco a prenderlo perché quindi vado a fare la mezza maglia alta e poi entro nella prima catenella e vado a fare nella seconda catenella e vado a fare la mia ultima mezza maglia alta. Quindi questo è il nostro secondo giro. Questo è lo spazio appunto che vedete da qui a qui, mentre qui è, come vedete, l'asola per far passare il filo. Quindi terzo giro andiamo sempre a fare, ci alziamo e andiamo a fare la nostra prima mezza maglia alta e poi andiamo a lavorare normalmente come abbiamo fatto prima le nostre mezze maglie alte, entrando sempre nella maglia nel filo sotto e nel primo. Entriamo nella catenella e sempre una mezza maglia alta e continuiamo così per tutto il terzo giro. Andiamo a fare sempre una mezza maglia alta entrando nel filo di sotto e nel primo in alto, lasciando libero quello dietro. Naturalmente, se voi così non vi trovate, potete andare a fare tranquillamente il vostro giro di mezze maglie basse, mezze maglie alte, come la fate solitamente. Entriamo nell'archetto e di nuovo mezza maglia alta, entriamo nel filo sotto e nel filo sopra mezza maglia alta e terminiamo poi il giro entrando sempre nell'ultima mezza maglia alta e facendo una mezza maglia alta. Quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere, che io vi ho detto ripetuto per 1 2 3 4 5 6 7 volte. 2 3 4 5 6 7, sì, 7 volte. E come altezza naturalmente del vostro rettangolo dovete avere l'altezza del vostro seno. Io ho un seno piccolo, quindi va benissimo questa questa altezza, che vi dico già è un'altezza di circa 15 centimetri. Voi invece, chi ha il seno più grande, naturalmente deve andare a fare molti più giri rispetto a me, e tenete presente che se poi vi risulta più corto non è un problema, più corto nel senso di lunghezza, non di altezza. Di altezza dovete per forza farla perfetta, ma di lunghezza, se la fate più corta non è un problema, perché comunque i fili potete tirarli, quindi viene bene lo stesso. Io, come vi ho detto, non mi piace che si vede troppa pelle sotto, quindi preferisco chiuderla, a stringerla meglio, al meglio. Detto ciò, quindi anche questo top fascia è terminato.